A livello di stabilizzazione dei prezzi dell'energia e di relazione con il territorio c'è ancora molto da fare in Italia. Quali potrebbero essere degli obiettivi coerenti sulle rinnovabili per il nostro Paese rispetto alla situazione attuale? L'Unione Europea ha recentemente stabilito gli obiettivi che l'Italia dovrebbe perseguire come il resto d'Europa al 2030. Sono obiettivi di grande crescita delle rinnovabili e le rinnovabili hanno dimostrato negli ultimi anni di essere assolutamente pronte per la sfida in virtù del fatto che il costo di installazione è sceso di almeno 3/4. Quindi in questo momento le rinnovabili sono già competitive con i costi variabili, quindi marginali, degli impianti a gas. Sul sostegno alle comunità locali, Falck Renewables ha progetti già ben avviati, come ad esempio quello in Scozia. Com'è possibile cambiare il rapporto con il territorio e c'è bisogno, a suo avviso, di interventi legislativi dedicati? Allora, c'è moltissimo da fare. Noi in Scozia l'abbiamo iniziato a fare, abbiamo incominciato le interazioni con comunità locali ormai 15 anni fa, abbiamo costruito scuole, strade, teatri, diamo la possibilità di investire nei nostri impianti, quindi ci sono pezzi dei nostri impianti che sono di proprietà delle comunità locali. Come anche addirittura interi aerogeneratori. Abbiamo un parco eolico dove un aerogeneratore è completamente di proprietà della comunità locale e noi glielo gestiamo. Abbiamo distribuito, se non mi ricordo, 8 milioni di sterline nell'arco di questi ultimi 10 anni. La Scozia, il mondo anglosassone, non ha l'intermediazione del soggetto pubblico, cioè la vicinanza alla comunità locale è molto più diretta, molto più immediata. Ci sono dei city council che però sono praticamente, adesso non dico delle assemblee spontanee, però sono gruppi appunto locali che possono autodeterminarsi anche in tanti modi. Noi di fatto spesso abbiamo solamente l'interlocutore pubblico come controparte. Sta cambiando anche in Italia, anche in funzione di una recente sentenza che ha definito come incostituzionali le royalties che venivano date senza avere sottostante come dire, un oggetto oppure un servizio, perché le imponevano i comuni e invece la pubblica amministrazione, quello di portare avanti i processi autorizzativi è un suo scopo, come dire, costituzionale, quindi non deve chiedere contropartite. Questa cosa probabilmente rivoluzionerà il mercato, perché o il soggetto pubblico affitta i terreni e quindi c'è, come dire, la contropartita contrattuale, quindi i contratti sono validi, oppure tutti gli altri sono stati annullati, quindi i rapporti con il territorio vanno completamente ricostruiti.